Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Nel video di oggi parleremo di quegli amici che nessuno vorrebbe incontrare sul proprio percorso di apprendimento di una lingua straniera. E chi sarebbero queste brutte persone? Ovvio, no? I falsi amici. Ah sì, brutta gente quella. In particolare oggi vedremo i falsi amici più clamorosi e gettonati con inglese, francese e spagnolo. Rimanete là. Bene, cominciamo con una parola che almeno 4 studenti su 5 sbagliano come minimo una volta nella vita. Annoiante. Questa parola in italiano semplicemente non esiste e deriva dall'inglese annoying. Tuttavia, se qualcosa in inglese è annoying, in italiano è fastidiosa, mentre l'aggettivo noioso in realtà è boring, laddove invece annoiato sarà bored. Passiamo ora al prossimo falso amico. Fermare. Se in francese è possibile fermer la porte, in italiano non si può fermare la porta, si può soltanto chiudere. Fermare invece significa bloccare fisicamente il movimento di qualcosa o qualcuno. Che in francese sarebbe arrêter. Vi ricordo che se volete sapere di più sulla differenza tra fermare e smettere, ho realizzato un video molto utile su questo argomento, non perdetevelo. Ma passiamo adesso allo spagnolo. Molti spagnoli traducono il verbo esposar, che significa ammanettare, cioè mettere le manette, con il verbo sposare, che però in italiano corrisponde al verbo spagnolo casarse, cioè unirsi in matrimonio con qualcuno. Anche se il matrimonio è un po' come mettersi le manette con un'altra persona, quindi forse gli spagnoli hanno ragione a tradurre esposar con sposarsi, non credi? Forse hai ragione. Però ora proseguiamo con il tanto problematico argomento. Un argomento in italiano è l'oggetto di una conversazione, quello che gli inglesi traducono come topic oppure subject. Tuttavia, molti studenti usano la parola argomento con il significato di scontro, diverbio, litigio, a causa dell'influenza della parola inglese argument. L'abbiamo già detto che sul nostro sito ci sono tutte le lezioni e gli esercizi automatici di italiano? In realtà no. Penso non valga la pena dirlo ogni volta, ormai lo sanno tutti che ci sono le varie lezioni divise per livelli, gli esercizi, eccetera, no? Ah, è vero, quindi non diciamo neanche di seguirci su Instagram, Facebook, Twitter. No, questa volta non lo diciamo. Il prossimo falso amico sulla lista è... Cantina. In francese capita spesso che i ragazzi e i bambini, quando vanno a scuola, mangino in una cantine, quella che in italiano chiamiamo mensa. La cantina, invece, per noi italiani, diciamo che non è il luogo più appropriato per ragazzini e bambini, dato che si riferisce alla stanza sotterranea di una casa dove solitamente si conservano le provviste alimentari, oppure il locale sotterraneo in cui solitamente le aziende vinicole mettono il vino. Cave in francese. E ora una follia tutta italo-spagnola. Largo. Allora, in spagnolo la parola largo equivale all'italiano lungo. Dunque, un ponte lungo in spagnolo sarà un puente largo. Invece l'italiano largo equivale allo spagnolo amplio, ancho. Quindi una habitación ancha sarà una stanza larga. È arrivato il momento della parola
educazione. Leggiamo e ascoltiamo spesso frasi come il governo dovrebbe investire di più nell'educazione, oppure io non ho potuto studiare però mio figlio è ben educato. Il problema è che la parola education in inglese si riferisce a una preparazione culturale sistematica generalmente ricevuta a scuola. In italiano però in questo caso parliamo di istruzione e chi la riceve è una persona istruita. Educazione, in effetti, esiste in italiano, ma riguarda la trasmissione di valori morali e culturali. Quello che in inglese corrisponde più che altro a good manners, politeness. Sì, insomma, l'educazione per noi italiani è quella che insegnano i genitori: essere cortesi, rispettare gli altri, Dare la precedenza alle persone più grandi, non parlare con la bocca piena. eccetera, eccetera. Dunque, una persona può essere educata ma non necessariamente istruita e viceversa. Ora siamo davvero addirittura d'arrivo. Sì, ce ne rimangono altre due. La prossima è affollato. Se in francese siete un po' affolé a causa di un evento o di una notizia, in italiano non sarete di certo affollati. Infatti in italiano solo i luoghi possono essere affollati, cioè pieni di gente, bondé. Quando invece si è colpiti in senso negativo da un evento o qualcosa in generale, allora diremo di essere nel panico, sconvolti oppure scioccati. Ultima, ma non per questo meno importante, caldo. Caldo in italiano si riferisce a qualcosa che ha una temperatura alta. Per esempio, oggi fa caldo qui, ci sono 35 gradi. Da non confondere con il caldo spagnolo, che invece è un cibo che noi in Italia chiamiamo brodo. Attualmente. Molti stranieri usano questa parola come traduzione per actually, usata in inglese per precisare, per chiarire qualcosa. Tuttavia, in italiano, la traduzione per actually non è attualmente, che significa in questo periodo, oggigiorno, di questi tempi, ma in realtà. Nonna. Una non francese non è una nonna italiana, bensì una suora. La nonna, invece, è la grand-mère, vale a dire la mamma di nostro padre o nostra madre. Infine abbiamo vaso. Gli spagnoli, quando bevono dell'acqua, lo fanno in un vaso, ma noi in un vaso mettiamo un mazzo di fiori o una pianta, jarrón per gli spagnoli. L'acqua, invece, la beviamo in un bicchiere. Bene, ora sbizzarritevi a scrivere nei commenti tutti i falsi amici che conoscete. Fateci divertire un po'. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Oh, oh, oh! Dai, che è sta schifezza? La faccio.